Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Qua da me ci sono 36 gradi, quindi se mi vedete trasudato è perché sono tornato proprio ora da un giro in moto e nonostante indossi tutto quello che il mercato ha da offrire per l'abbigliamento estivo, quindi pantaloni traforati, giubbino traforato, maglia smanicata dell'X Bionic, scarponcino, andare in moto è veramente difficile. Premessa a parte, e nonostante che nel video della settimana scorsa vi avevo anticipato che questo fine settimana non ci saremmo visti perché saremmo partiti per un weekend lungo fuori porta, ho cambiato idea perché voglio dimostrarvi che la sfiga a volte, barra quasi sempre, ci vede molto bene. Nel video della settimana scorsa vi avevo parlato del cambio gomme alla moto, vi avevo chiesto che tipo di gomma avevo montato, ma non vi avevo detto che quando sono andato al meccanico a ritirare la moto, il meccanico mi ha detto c'è un piccolo problemino, e quando il meccanico ti dice c'è un piccolo problemino, mettiti seduto perché a volte quel problemino non è proprio piccolino. Per quanto riguarda la gomma, come molti di voi aveva intuito, sono rimasto sulle classiche TKC70 alla Continental, anche se ero indeciso su altre due gomme, le STR della Pirelli oppure le K60 Scott Eidenau. Ma per il viaggio che ci piacerebbe fare ad agosto, cioè la Scandinavia, conosco bene queste gomme, quindi non ho voluto rischiare, magari al ritorno saranno da buttare, quindi proverò una delle altre due gomme. Ma tornando al problemino, non è la gomma, ma bensì lo troviamo all'interno, e per questo vi lascio un video girato con il telefonino dal meccanico per farvi rendere conto. Dal video appena visto si evincono due cose. La prima è che il meccanico con la mano prova a spostare la gomma a destra e a sinistra e sente un leggero movimento, mentre la seconda, quando fa ruotare la gomma, si sente il cuscinetto sballato. Ora, per la seconda non è un grosso problema perché questa è una moto che ha 90.000 km circa, ha sempre viaggiato in due a pieno carico, quindi la rottura del cuscinetto fa parte, diciamo, della manutenzione straordinaria. Mentre quel problema, cioè quel leggero movimento a destra e a sinistra, è il motivo per cui la sfortuna ci vede molto bene. Per darvi un'idea più chiara e semplice del problema, ho fatto una banalissima ricostruzione 3D dove vedete il cuscinetto all'interno della sede. La parete rossa che ora seleziono con il mouse è la sede del cuscinetto. La sfortuna ha voluto che, bloccandosi il cuscinetto, ha ruotato sulla sede consumandola. Con la sede del cuscinetto consumata, il cuscinetto stesso perderà la sua centratura e se noi andiamo a fare questo movimento alla gomma, sentiremo la gomma traballare. Ora, con il massimo ottimismo che contraddice noi motociclisti di fronte a questi problemi, andiamo ad analizzare le tre possibili soluzioni. Prima soluzione, sicuramente la migliore ma al tempo stesso la più dolorosa, cioè ricomprare il mozzo nuovo. Parliamo di circa 650 euro, più dobbiamo aggiungere 2-3 ore di lavoro per smontare i raggi e rimontarli, e visto che ci siamo, comprare anche i 3 cuscinetti che si trovano all'interno del mozzo con ulteriori 100 euro, per una spesa totale di circa 900 euro. Seconda soluzione, sicuramente più economica ma al tempo stesso più laboriosa, cioè saldare al laser la sede del cuscinetto, poi con un tornio riportare la sede in tolleranza. Terza soluzione, la più facile, la più semplice, la più economica, la più veloce da realizzare, ma ad onor del vero non performante, non perfetta come le prime due. Parliamo di creare una sorta di godronatura sulla parete della sede del cuscinetto. Prendiamo uno scalpellino, facciamo tutte micro incisioni in maniera tale che l'alluminio si risolleva, e quell'alluminio sollevato serve per colmare il gap, quella luce creata dalla rotazione del cuscinetto che ha consumato la sede stessa. Per ora ragazzi ho rimesso il cuscinetto nuovo e ho optato per la terza soluzione. Non è il lavoro ottimale ma comunque una prassi per far fronte a queste problematiche. E ora vi lascio con il video del lavoro finito. Facendo i dovuti scongiuri sembra che la moto vada bene. Ora vado di corsa a montare il video cercando di pubblicarlo domani mattina perché domani sera dovremmo essere a Spiazzi per visitare il santuario della Madonna della Corona, quindi se vi trovate in zona si prende un caffè insieme. Ora come sempre vi auguro tanta buona strada e tanta buona vita e ricordatevi che la sfortuna ci vede bene. Ciao ragazzi. Off
what you got.